La sua faccia è legata a 3 foto. La prima del 55, la seconda scattata a Venezia nell'aprile del 1974, l'altra a Palermo nel gennaio del 93. La prima è della sua carta d'identità. La seconda in bianco e nero è quella che lo ritrae sorridente in piazza San Marco a Venezia, con i piccioni sulle braccia allargate. La terza a colori ha il viso gonfio, indossa una giacca marrone, una polo verde e una sciarpa dello stesso colore e all'aria imbronciata. Tra il secondo scatto e l'ultimo passano 19 anni, ai quali ne vanno aggiunti altri 6 per arrivare a quota 25. Perché il 5 luglio del 69, dopo essere stato scarcerato e messo a confino per 4 anni a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna, si rende irreperibile iniziando la sua lunga latitanza durata un quarto di secolo. Salvatore Riina, detto Totò, in quell'interminabile lasso di tempo è stato invisibile. Per decenni lo Stato lo ha inutilmente cercato, mentre lui continuava a condurre la vita di un uomo qualunque, ha viaggiato. Si è sposato e ha avuto 4 figli e ha circolato tranquillamente per le strade di Palermo, ha costruito la sua ascesa nel vertice di Cosa Nostra, ha ordinato decine di omicidi, ha organizzato le stragi, si è scontrato con lo Stato e i suoi rappresentanti, ha fatto uccidere nemici e amici, mandando nel terrore un intero paese con la sua strategia. Alcuni suoi ex soldati lo hanno ribattezzato la Belva, fra tutti il pentito Tommaso Buscetta. Belva è pure il nome dell'operazione che ha condotto alla sua cattura la mattina del 15 gennaio del 93. Totò Riina, detto Curtu, per via della sua statura, è passato alla storia come il più sanguinario padrino che la mafia siciliana abbia mai avuto. Ma come gli altri capi, anche Totò ha fondato il suo potere attraverso una rete di relazioni che vanno oltre Cosa Nostra. Infatti a lui sono stati accostati esponenti politici, magistrati, investigatori. Ma nei vari processi solo in parte si è potuto accertare questo. Giovanni Riina, il papà di Totò, è un contadino di Corleone, quasi tutti i giorni, salta in groppa al suo mulo e va a lavorare nella tenuta del barone Guglielmo Inglese, mentre il tempo libero lo dedica alla cura dell'appezzamento di terra che la moglie ha ricevuto in eredità dal padre. Salvatore, che tutti chiamano Totò, è il suo primogenito, nato il 16 novembre del 1930, fisicamente è piccolo e magro, ma dal punto di vista caratteriale ha una certa robustezza. Ha da poco compiuto 13 anni quando, oltre che con la povertà, deve fare i conti anche con il dolore. Il 12 dicembre del 43 il papà Giovanni, lungo il percorso che compie per andare al lavoro, trova una bomba americana inesplosa. Nonostante sia in compagnia dei suoi figli, è sicuro di sé perché già altre volte le ha raccolte e le ha disinnescate per recuperare la polvere da sparo, che ha poi utilizzato nel suo fucile da caccia. Quel giorno però qualcosa va storto, perché la bomba esplode e la deflagrazione provoca una tragedia. Papà Giovanni muore, e muore pure il figlio Giuseppe, l'altro figlio, Gaetano. Viene colpito dalle schegge al volto e a una gamba. Dunque, Totò è soltanto un adolescente quando il lutto che sconvolge la sua famiglia gli impone di diventare l'uomo di casa. La madre, Maria Concetta Rizzo, fa quel che può ma da sola non può portare la famiglia. Totò indossa ancora i calzoni corti ma l'intraprendenza non gli manca perché è già un ometto. La mattina si reca alla piazza principale di Corleone nella speranza che qualcuno possa offrirgli un lavoro da bracciante. Gli sforzi non bastano per assicurare un minimo di tranquillità economica alla famiglia. Presto si trova di fronte a una scelta: spaccarsi la schiena e sporcarsi le mani nei campi o imboccare una scorciatoia che gli consenta di guadagnare molto di più e in tempi decisamente più brevi. Così, la necessità di trovare un'occupazione più redditizia e la sua indole lo spingono su una cattiva strada. Totò si aggrega alla banda di un giovanotto più grande di lui di 5 anni, un soggetto poco raccomandabile, si chiama Luciano Liggio, meglio noto come Lucianeddu, e alle sue dipendenze Totò impara l'arte delle estorsioni e del mercato nero. Nel giro di poco tempo compie un altro salto di qualità perché la banda di Liggio entra nell'orbita del boss di Corleone, il medico Michele Navarra, la cui potenza è tutta racchiusa nel soprannome che gli hanno dato, U Patri Nostru, cioè il Padre Nostro.
Navarra è considerato un intoccabile e di conseguenza pure Totò si sente in una botte di ferro. Con la carriera da delinquente, cresce pure la violenza. Il 19 maggio del 49 commette il suo primo omicidio mentre sta giocando a bocce. Le versioni sull'episodio saranno contrastanti, ma sta di fatto che Totò spara e uccide un coetaneo e poi si dà alla fuga. A rimetterci la pelle è Domenico Di Matteo, detto Manicu. A limitare i danni ci pensa Navarra. Infatti il medico boss suggerisce a Riina di consegnarsi alle forze dell'ordine e di farsi processare per omicidio aggravato, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Come prevedibile, il processo finisce male. La Corte di Assise di Palermo lo condanna a 16 anni e 5 mesi. Una batosta difficile da digerire, ma evidentemente se Navarra gli ha consigliato di evitare la latitanza qualche motivo ci sarà, anche se dopo quel verdetto così pesante fa fatica a crederlo. Il processo di secondo grado si concluderà ad una condanna di 12 anni e 4 mesi, ma trascorsi poco più di 6 anni, gli viene concessa la libertà vigilata. È il 13 settembre del 55, e in quei 6 anni riesce a prendere anche la quinta elementare. Quando torna a Corleone si rende conto che aver ucciso un uomo e essere stato in carcere gli ha dato uno status da tipo eroe, e lui non ha alcuna intenzione di rimettersi in riga, anzi. Ad accoglierlo c'è Lucianeddu, nel quale nel frattempo la sua banda è diventata un esercito nel piano militare alle dipendenze del dottor Navarra, ma sono anche cresciuti economicamente. Totò si rimette subito alle dipendenze di Lucianeddu e comincia ad occuparsi dell'azienda di macellazione clandestina che fornisce la carne alle macellerie di Palermo. Totò e Lucianeddu vanno d'accordo, sono fatti l'uno per l'altro. Liggio è un leader nato, mentre Totò si ritaglia il ruolo del fedelissimo che trasforma in atti concreti gli ordini di Liggio. Nel frattempo nella banda di picciotti di Lucianeddu c'è un altro ragazzo che ha la stoffa e pare destinato nel mondo del crimine, si chiama Bernardo Provenzano, detto Binnu, e ha la fama di essere spietato. Contando su Riina e Provenzano, Liggio comincia a pensare in grande e vuole mettersi in proprio a discapito del padrino Michele Navarra. Un'idea folle, considerato il potere di Navarra, ma Lucianeddu pensa e agisce sempre in grande. Il medico ha intuito che vuole fargli le scarpe e decide di giocare d'anticipo, e mette una condanna a morte a carico di Liggio. All'alba del 23 giugno del 58 viene organizzato un agguato nell'azienda in cui vengono macellati i capi rubati. Il comando entra in azione nel baglio che ospita il quartier generale dei Liggiani e spara a più non posso con l'idea di fare una carneficina. L'agguato però si rivela un clamoroso flop, non muore nessuno, Liggio si ritrova con una ferita alla mano mentre gli altri restano illesi. L'iniziativa di Navarra è la scintilla che accende la rabbia di Lucianeddu, il quale organizza una vendetta. Navarra e un suo innocente collega vengono assassinati il 2 agosto del 58, mentre tornano in macchina a Corleone. Con un patri nostro passato a miglior vita, Liggio è oramai il padrone di Corleone e pure per Totò si aprono nuove prospettive di carriera. L'eliminazione di Navarra scatena una sanguinosa guerra tra la vecchia guardia a lui legata e i mafiosi emergenti, provocando 140 morti in meno di 5 anni. E Riina è sospettato di aver interpretato un ruolo di primo piano nella mattanza. Per 5 anni e mezzo Totò è un fantasma. La fuga dura fino al 15 dicembre del 63, quando ha la sfortuna di imbattersi in un posto di blocco della polizia che nel frattempo aveva intensificato gli sforzi. Dopo la strage di Ciaculli, dove il 30 giugno del 63 un'autobomba aveva ucciso carabinieri e poliziotti. Agli agenti, Totò esibisce una patente intestata a un certo Giovanni Grande, un signore di Caltanissetta a cui era stata rubata un anno prima. I poliziotti scoprono che il documento è falso e trascinano Riina in galera. Stavolta però entra a Lucciardone a testa alta, non è più uno sbarbatello che ha combinato un grosso guaio sparando a un uomo nel campo di bocce, ma un picciotto circondato dalla fama di boss in carriera. In carcere fa squadra con i compaesani di Corleone, ribattezzati i Viddani, cioè i contadini. Lo tengono in grossa considerazione e c'è chi capisce che allearsi con lui può essere assai conveniente.
Tra questi c'è Gaspare Mutolo, mafioso di Partanna Mondello e futuro collaboratore di giustizia. I due diventano compagni di lunghe chiacchierate e di interminabili partite a dama. Il prestigio e la fama accumulati con le imprese compiute nella banda di Liggio sono notevoli. A Mutolo dice che quando uscirà dal carcere diventerà così ricco da poter camminare su un tappeto fatto di 100.000 lire. Ma quel desiderio di arricchirsi e camminare sulle banconote da 100.000 rischia di sbriciolarsi di fronte a un ostacolo molto grande, il processo di Bari, dove sarà alla sbarra insieme ad altri 63 presunti mafiosi, tra i quali spicca Luciano Liggio. Il dibattimento, che da marzo a giugno del 69 e che si celebra a Bari per evitare che i giudici subiscano pressioni, sembra non promettere bene. Ma prima che inizi, alla Corte di Assise viene recapitata una lettera minatoria, nella quale si annunciano vendette, anche nei confronti di familiari, qualora anche uno solo degli imputati dovesse subire una condanna. La requisitoria del PM si chiude con la richiesta di ergastoli e condanne pesanti, ma i giudici non la pensano così, saranno tutti assolti con formula piena o, i meno fortunati, per insufficienza di prove. Liggio festeggia il ritorno in libertà, poi se ne va a Bitonto dove c'è uno dei suoi avvocati difensori, portandosi dietro Totò Riina. In quel periodo la salute di Lucianeddu non è delle migliori e Totò si occupa di qualche questione economica del suo capo. Poi vanno a Bari, ma la permanenza in Puglia dura poco. Il 17 giugno la polizia notifica a Totò un foglio di via obbligatorio. Deve tornare a Corleone entro 48 ore. Un identico ordine anche per Liggio, il quale evita il rientro in Sicilia, facendosi ricoverare in una clinica. Il giorno dopo il procuratore capo di Palermo, Pietro Scaglione, accoglie la proposta di applicazione a carico di Riina e di Liggio della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con questo provvedimento, sia Liggio che Totò possono essere arrestati dovunque vengano intercettati. Se Lucianeddu, astuto com'è, ha trovato una soluzione fingendosi malato. Totò invece si mostra meno scaltro e il 20 giugno si presenta al commissariato di Corleone dove gli mettono subito le manette e lo portano a Lucciardone. Siamo nel 69 e Ucurtu viene già definito prepotente e sanguinario. Il 5 luglio è davanti ai giudici della prima sezione del Tribunale di Palermo, che decide di spedirlo al soggiorno obbligato per 4 anni a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. 2 giorni dopo, il 7 luglio, è atteso nel comune emiliano, dove però non si presenterà mai. Da quel giorno non si avranno più notizie di Ucurtu. Dal luglio del 1969 al gennaio 1993 sarà un fantasma per forze dell'ordine e magistratura. Ma sarà una presenza forte e costante per amici e nemici.